Ciao a tutti e bentornati sul canale. È un piacere essere qui con voi, perché oggi parliamo di qualcosa che ci tocca nel profondo, qualcosa che abbiamo visto sbocciare davanti ai nostri occhi e che tanti di voi, proprio come me, hanno seguito con sospiri, brividi e quel battito in più. Oggi ci immergiamo in una storia che, tra alti e bassi, prove e gioie, sembra essersi trasformata in un legame capace di attraversare il tempo. Parliamo di quella connessione speciale, di quel sentimento che travalica lo schermo e resta, come una traccia luminosa, nel cuore. Se vi siete mai chiesti come una storia d'amore nata in un set, ma raccontata con una verità quasi palpabile, possa lasciare un segno così profondo, siete nel posto giusto. Preparatevi a un viaggio nostalgico ed emotivo, perché andremo a cercare quella scintilla, quella chimica che ha reso tutto indimenticabile. Prima di perderci nei dettagli, però, vi invito con tutto il cuore a iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. Ogni iscrizione ci motiva a crearvi contenuti che amate e ci aiuta a far crescere una comunità sempre più grande e appassionata. Cliccate il pulsante rosso e attivate la campanella, così non vi perderete nulla. Facciamo un tuffo nella memoria. Ricordate quella serie che ci teneva incollati allo schermo? Quella che, episodio dopo episodio, ci regalava momenti di pura magia, di quelli che ti fanno sospirare e pensare, magari esistesse davvero qualcosa di così. E quando parliamo di quella magia, è impossibile non pensare seriamente a Erkan Merik e a Zal Suba. Dal momento in cui i loro percorsi si sono incrociati su quel set, qualcosa ha scattato. Non era soltanto la trama, non era nemmeno soltanto la chimica tra due professionisti impeccabili, anche se quella non è mai mancata, era qualcosa di più profondo, di più umano. Era il modo in cui i loro personaggi si completavano a vicenda, il modo in cui affrontavano gli ostacoli, persino quando sembravano planare beati tra le nuvole. Tutto è cominciato con quella tensione iniziale, quel tira e molla che amiamo riconoscere. Un flirt appena accennato, sguardi che dicevano più delle parole, dialoghi che sembravano leggeri e invece costruivano un ponte, passo dopo passo. E all'improvviso, bam, ci siamo ritrovati coinvolti senza scampo nella loro vicenda. Abbiamo osservato crescere questo legame, li abbiamo visti passare dall'essere quasi estranei, a volte perfino avversari, al diventare due persone che non riuscivano più a immaginare un giorno l'una senza l'altra. La forza del loro incanto stava nell'autenticità che sapevano trasmettere. Pur circondati da complicazioni, incomprensioni, pressioni esterne, la loro via di fuga era sempre lì, nell'altro. Abbiamo visto scene che ci hanno fatto brillare gli occhi, momenti di vulnerabilità in cui si reggevano a vicenda, e anche attimi di pura gioia, di celebrazione, che ci facevano sentire parte della loro felicità. Quante volte abbiamo colto Erkan Merik, con quell'aria apparentemente distante, lasciare intravedere il lato più gentile proprio accanto a Zal Suba. E quante volte Azal, con la sua determinazione e una dolcezza che non cedeva mai alla fragilità, è stata la roccia su cui lui trovava appoggio quando le paure bussavano più forte? È stata quella dualità, quel mostrare sfumature diverse, a rendere il loro amore narrativo così vero, così umano. Perché non era un amore perfetto, e proprio lì stava il suo fascino. Abbiamo visto come affrontavano i conflitti, come imparavano a perdonare e a crescere insieme. Ogni ostacolo superato li temprava, e noi, da spettatori, ci portavamo a casa lezioni preziose, sul parlare chiaro, sul metterci il cuore, sul non smettere di lottare quando qualcosa conta davvero. La chimica tra Erkan e Azal era una vibrazione che non si può inventare. Esiste e basta, la cogli nell'istante in cui si incrociano gli occhi, nei sorrisi che si cercano, nelle mani che spontaneamente si sfiorano, perfino nei silenzi condivisi. Sembrava che parlassero una lingua segreta, comprensibile solo a loro due. E noi, dall'altra parte dello schermo, ci sentivamo privilegiati a poter spiare quella complicità, come se un sipario si alzasse ogni volta e ci invitasse dentro. Non era una connessione che brillava soltanto nelle scene romantiche, ma anche in quelle più difficili. Quando uno dei due traballava, l'altro diventava una presenza ferma, una spalla su cui piangere, una mano per rialzarsi. È questa, alla fine, la sostanza dell'amore che dura, sapere che, qualsiasi cosa accada, non sarai costretto ad affrontarla in solitudine.
E mentre seguivamo i loro personaggi affrontare prove e scelte, era impossibile non intravedere, dietro la finzione, l'affiatamento dei due interpreti, il rispetto silenzioso con cui si custodivano a vicenda la scena, i tempi, l'emozione. Un equilibrio raro. Pensiamo all'evoluzione dei loro percorsi. Abbiamo osservato Erkan, spesso dipinto come riservato, attento e concentrato, aprirsi, passo dopo passo, al calore che Azal portava con sé. E abbiamo visto Azal, spirito libero e cuore elegante, trovare in Erkan un approdo sicuro, un sostegno che le permetteva di puntare sempre più in alto. Non era solo un innamoramento da copione, era un affetto che, almeno per come arrivava a noi, sapeva nutrire la crescita personale. Un sentimento capace di migliorare chi lo vive. Due persone che, senza rubarsi la luce, se la scambiavano, riflettendola l'uno negli occhi dell'altra. Ma che cosa rende un legame come quello tra Erkan e Azal così resistente nell'immaginario? Forse la risposta sta oltre la fiamma iniziale. C'è la costruzione quotidiana, c'è la fiducia che si guadagna mano a mano, c'è un'intesa profonda. Li abbiamo visti imparare a comunicare, a mettere sul tavolo paure e desideri, a negoziare, a scendere a compromessi senza perdere se stessi. Quelle conversazioni difficili che spesso evitiamo nella vita, loro le affrontavano, e ne uscivano più uniti. Non si trattava soltanto di grandi gesti, ma dei dettagli minuti dell'esistenza, l'attenzione dell'uno ai piccoli cambiamenti dell'altra, la cura negli sguardi, la certezza tacita che dall'altra parte qualcuno ti stava pensando. È in quei frammenti che si forgia l'intimità vera, quella che dimostra che l'amore non è una scossa passeggera, ma una scelta continua. E non possiamo dimenticare l'impatto che la loro storia ha avuto su di noi. Oltre a intrattenerci, Erkan Merik e Azal Suba ci hanno regalato momenti di riflessione. Ci hanno ricordato l'importanza di non cedere all'avversità, di lottare per ciò che sentiamo giusto, di essere sinceri con noi stessi e con chi ci sta accanto. Ci hanno fatto credere, ancora una volta, nel potere di due persone che si riconoscono e decidono di camminare insieme. E proprio per questo la loro vicenda risuona così forte, perché tocca corde delicate che ognuno di noi porta dentro. È quella speranza di trovare un amore limpido e resiliente, un amore che, come dice il titolo del nostro viaggio, continua a vivere nel cuore anche quando le luci del set si spengono. Se ripensiamo alle scene che ci hanno segnato, vengono in mente i primi battibecchi, quando le parole erano lame sottili e i sorrisi, quasi non volendo, facevano filtrare una tregua, i momenti in cui lui allentava la difesa e lei gli tendeva una strada, i ritorni dopo le distanze, la promessa mai detta ma sempre mantenuta di esserci, senza clamori. E poi i giorni in cui l'esterno sembrava mettersi di traverso, con voci, aspettative, rumore, lì, dove molti si perdono, loro hanno costruito un rifugio fatto di sguardi in controluce e respiri al ritmo del cuore. Una lezione potentissima per chi guarda e per chi ama. Certo, non è mai stato un racconto dal cielo terzo. C'erano le crepe, le incertezze, i non detti che a volte pesano come macigni. Ma l'arte di trasformare le ombre in passi avanti è il motivo per cui questa storia è rimasta. E ogni volta che un dubbio rientrava, ritrovavamo quegli occhi che si riconoscevano, quel sorriso che perdonava, quella mano che non lasciava. C'è stato spazio per crescere, per reinventarsi, per capire che l'amore non chiede perfezione, chiede coraggio. E loro, in scena, quel coraggio ce lo hanno mostrato. Con il tempo, mentre i racconti differivano e le strade professionali si allargavano, la memoria di ciò che hanno costruito è diventata una casa in cui tornare. Per noi, che abbiamo seguito ogni fotogramma, è rimasto il senso di un patto, qualunque cosa sia successa o succeda, quelle emozioni non si cancellano. Restano archiviate in un luogo intimo, a ricordarci che il bello può accadere davvero, anche quando nasce in un gioco di luci. La loro complicità ci ha insegnato che la verità di un'emozione non dipende dal confine tra realtà e finzione, ma dalla sincerità con cui la si vive. Questa è la ragione per cui, ancora oggi, se chiudiamo gli occhi e pensiamo a Erkan e Azal, ci tornano addosso i colori di certe sere, il fruscio delle parole sussurrate, la calma dopo la tempesta, la voglia di riprovarci. Ci tornano i silenzi in cui tutto si diceva, e i piccoli gesti che pesavano più di qualunque dichiarazione.
Ci ricordano che le storie che restano sono quelle che non hanno paura di mostrarsi fragili. Quelle in cui si sceglie di fare spazio, di aspettare, di ascoltare. Quelle in cui due persone si mettono accanto e dicono: io ci sono. E così siamo arrivati alla fine di questo viaggio nella memoria di Erkan Merik e Azal Suba. Spero che vi siate emozionati nel rivivere momenti che parlano all'anima, proprio come è successo a me. Abbiamo ricordato la scintilla iniziale, quella chimica innegabile che ha acceso l'immaginario. Abbiamo ripercorso la maniera in cui le loro personalità si sono incontrate, completate ed evolute, superando insieme ogni scossa che la vita e la trama mettevano sulla loro strada. Abbiamo visto un amore non perfetto, ma autentico, capace di ispirare. Un promemoria che il vero legame si costruisce su conversazioni coraggiose, sostegno senza condizioni, desiderio di crescere insieme e volontà di essere, l'uno per l'altro, il punto fermo nei giorni più difficili. È quella connessione che scavalca lo schermo e si posa nel cuore, lasciandoci il calore di sapere che, anche quando il racconto finisce, il sentimento resta. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento su Celebrita dalla Turchia. Amo raccontare queste storie a una comunità appassionata come la nostra. Se questa memoria vi ha riportato immagini speciali, se avete sentito anche voi quella stretta al petto pensando a Erkan e Azal, scrivetemi sotto, ditemi cosa vi ha colpito di più del loro rapporto, oppure raccontatemi un'altra storia che ha risuonato dentro di voi con la stessa forza. Il vostro punto di vista è prezioso per me e per il canale. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like, di condividerlo con amici e familiari, così che altri possano rivivere questa bellezza. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, è un gesto che ci aiuta tantissimo a continuare a creare per voi. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!